mi stavo ponendo una domanda: come mai le persone nel momento in cui affrontano un pasto ricco di carboidrati, che può essere costituito da pane, pasta, anche dei pezzi di pizza, un dolce, un caffè zuccherato e un amaro ricco di zuccheri, non si pongono assolutamente la domanda: quanti carboidrati sono presenti all'interno di questo pasto e a quali rischi vado incontro mangiando praticamente questo pasto ricco di carboidrati, che produrrà grassi endogeni, che darà origine ad una steatosi epatica, che determinerà uno sbalzo glicemico con un picco glicemico postprandiale e quindi un conseguente squilibrio ormonale, muovendo l'insulina e poi ormoni controinsulari come il cortisolo, attivando praticamente uno squilibrio, un'alterazione del tono dell'umore, del livello di attenzione, quindi praticamente creando un disastro, uno stress chimico metabolico all'interno del mio organismo. Bene, io di fronte ad un pasto ricco di carboidrati ad alto indice glicemico non mi pongo nessuna domanda, non ho nessuna preoccupazione, quando invece ne dovrei avere non poche. Tantissime autori come Barry Sears con la dieta zona hanno spiegato i rischi di un'alimentazione ricca di carboidrati ad alto indice glicemico. Poi, nel momento in cui invece devo cominciare una dieta proteica, una dieta addirittura un digiuno proteico, dove mi limito solo ad assumere gli alimenti essenziali di cui il corpo non ne può fare a meno, e addirittura limito come macronutriente la mia assunzione solo a proteine, in particolar modo poi sto attento perché qualcuno mi consiglia delle proteine a lento rilascio, lento, graduale, progressivo, che si mantiene costante senza avere effetti insulinotropici, come una slow protein, per esempio una chetoproteina Bernardis, che praticamente è una proteina che mi garantisce praticamente questo apporto continuo di aminoacidi semplici, oligopeptidi necessari, gli oligopeptidi per la sintesi proteica e gli aminoacidi semplici, in particolar modo i ramificati, per sostenere la gluconeogenesi senza intaccare le masse muscolari. Quindi in quel momento in cui approccio veramente in modo scientifico la mia alimentazione, che meglio io chiamerei nutrizione essenziale, fondamentale, aumentando l'apporto d'acqua, controllando l'apporto e garantendo l'apporto di sali minerali, di vitamine essenziali e di aminoacidi essenziali. Bene, perché nel momento in cui io comincio un protocollo di questo tipo, dove dovrei essere non felice, finalmente avrei dovuto prendere coscienza di questo cambiamento, di questo aver preso coscienza dei danni che ho prodotto al mio corpo con un'alimentazione mediterranea, con un'alimentazione ricca di carboidrati ad alto indice glicemico. Bene, nel momento in cui approccio un discorso di questo tipo mi pongo 1000 domande, mi faccio assalire da 1000 paure, remore, pregiudizi e